Quanto è davvero utile avere un binocolo e un telemetro integrati nello stesso strumento? E soprattutto, quali compromessi bisogna accettare rispetto a un binocolo tradizionale di fascia alta? Buongiorno a tutti, sono Piergiovanni Salinveni, giornalista e tester di strumenti ottici e digitali dal 1997. Oggi, come vedete, mi trovo presso il campo Ratiro La Montagnola, che ringrazio per la collaborazione. Inoltre, grazie ad ArteSky, che distribuisce l'intera gamma Vortex Optics, ho avuto modo di provare il nuovo Vortex Ranger HD 3000 10x42, un binocolo con telemetro integrato proposto a 900 euro circa. Nel corso di questo video cercherò di mostrarvi, come sempre, pregi, difetti e prestazioni reali sul campo in vari settori di utilizzo. Come sempre, sul mio sito binomania.it trovate anche la recensione completa con fotografie, tabelle, approfondimenti e altro ancora. Quindi ragazzi, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se ancora ovviamente non l'avete fatto e partiamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Nel corso delle prove l'ho utilizzato sia come binocolo tradizionale sia sfruttando il sistema di telemetria, cercando di valutarne quindi il comportamento reale in differenti contesti operativi. Dal punto di vista meccanico, il Ranger HD 3000 propone, come vedete, una struttura classica con cerniera singola e un ampio ponte centrale. La gommatura verde, tipica dei prodotti Vortex, garantisce comunque un ottimo grip e una buona protezione degli urti. Ho apprezzato anche il leggero sbilanciamento verso gli oculari, perché questo va a rendere il binocolo meno affaticante durante le osservazioni prolungate. Il peso, che ho verificato con batterie e tappi ma senza tracolla, è di circa 1 kg. Lo scafo appare solido e ben assemblato, è impermeabilizzato ed è pensato per resistere a utilizzi outdoor impegnativi. Nella parte inferiore del tubo ottico sinistro trova posto anche il vano batteria CR123 che alimenta il sistema di telemetria. I pulsanti menu e measure invece sono grandi e ben riconoscibili anche utilizzando guanti da tiro invernali. Molto valida anche la manopola centrale di messa a fuoco, che è ampia, ben gommata, precisa e una delle migliori che comunque abbia provato in questa fascia di prezzo. La distanza minima di messa a fuoco è di circa 1,80 m, mentre meccanicamente vi devo dire che si è dimostrata fluida e priva di impuntamenti. Riguardo all'ottica bisogna ricordare che non siamo di fronte a un top di gamma. Personalmente collocherei infatti questo Ranger HD 3000 a metà strada tra la serie Diamondback e la più performante Viper di Vortex. Non utilizza infatti vetri a bassa dispersione e questo quindi comporta la presenza di un poco di aberrazione cromatica nelle situazioni più critiche. La nitidezza al centro del campo è comunque buona, con un contrasto che definirei adeguato per utilizzo naturalistico outdoor, ad esempio qui al poligono. Ho notato solo una lieve dominante cromatica calda con bianchi tendente leggermente al violetto. Gli oculari poi offrono un campo reale di circa 6,4 gradi, equivalente a circa 102 metri a 1000 metri di distanza, con un campo apparente di 64 gradi, quindi che restituisce una sensazione abbastanza immersiva, direi, durante l'osservazione. Ho apprezzato anche le dimensioni generose del barilotto oculare e le conchiglie oculari estraibili con 4 posizioni click stop. L'estrazione pupillare è dichiarata di 17 mm, ma consiglio comunque ai portatori di occhiali o chi come me utilizza gli occhiali da tiro per motivi di sicurezza di verificare personalmente la possibilità di inquadrare tutto il campo disponibile.
Per quanto riguarda il sistema prismatico, il Ranger HD 3000 utilizza prismi a tetto Smith-Peshan. Questa è una soluzione classica nei binocoli a tetto di questa fascia di prezzo, che consente sia di contenere le dimensioni sia di contenere il peso, mantenendo comunque una buona qualità di immagine complessiva. La vignettatura è contenuta e comunque la pupilla di uscita è risultata sostanzialmente circolare. A volte si percepiscono alcuni riflessi interni imputabili probabilmente alla configurazione dei prismi e alla costruzione meccanica interna. Per quanto riguarda i trattamenti ottici, il Vortex Ranger HD 3000 rientra nella categoria dei fully multi-coated. Gli oculari mostrano una piacevole tonalità rubino, simile a quella visibile ad esempio in alcuni binocoli recenti della Zeiss, mentre gli obiettivi anteriori tendono maggiormente al verde violetto. La soppressione dei riflessi secondo me rimane buona, ma ovviamente non è paragonabile a quella dei modelli top di gamma. Inoltre, come avviene spesso nei binocoli con telemetro integrato, il tubo ottico destro risulta leggermente meno luminoso rispetto a quello sinistro, a causa ovviamente del sistema di proiezione del display interno. Nell'utilizzo reale, tuttavia, questa differenza risulta pressoché minima. Forse si percepisce qualcosa a livello di colori con il digiscoping. Il vero punto di forza del Ranger secondo me è ovviamente il sistema di telemetria integrato. Vortex dichiara una portata massima di circa 2740 metri su bersagli altamente riflettenti, circa 1600 sugli alberi e poco meno di 1400 sulla selvaggina. L'utilizzo vi devo confermare che è molto semplice, infatti basta premere il pulsante Measure, inquadrare il bersaglio e ottenere immediatamente la distanza. È presente anche una modalità scan molto utile che comunque aggiorna continuamente la distanza mentre si segue un soggetto, si esplora ad esempio il paesaggio. Tra le funzioni poi più interessanti troviamo le modalità HCD e la LOS. La prima corregge automaticamente la distanza in base all'angolo di tiro, mentre la modalità LOS restituisce la distanza reale in linea retta. Questo è utile soprattutto per chi utilizza ad esempio software o tabelle balistiche come il sottoscritto. Il sistema poi offre inoltre diverse modalità di selezione del bersaglio, la regolazione della luminosità del display e la possibilità di scegliere ovviamente tra metri e yard. Nel complesso, ragazzi, vi devo dire che questo telemetro si è dimostrato molto rapido, intuitivo e molto convincente nell'utilizzo pratico. Per quanto riguarda le aberrazioni ottiche, bisogna ricordare ancora una volta che il Ranger HD 3000 non utilizza vetri a bassa dispersione. Questo quindi comporta la presenza di un poco di cromatismo residuo, visibile soprattutto nelle situazioni di forte contrasto, come ad esempio oggi quando mirerò e sparerò i bersagli bianchi. Ad esempio si può notare anche nel birdwatching, osservando rapaci in controluci, rami contro il cielo, aeromobili, oppure bersagli molto luminosi. In ogni caso il fenomeno non è particolarmente invasivo e conferma, secondo me, il posizionamento intermedio tra la serie Diamondback e la più performante Viper di Vortex, ma ve l'ho ripetuto. Avvicinandosi ai bordi del campo il cromatismo ovviamente aumenta, pur rimanendo abbastanza contenuto nelle normali condizioni di utilizzo. Il binocolo non fa uso di elementi asferici negli oculari, quindi non è stato progettato per offrire un campo perfettamente piatto, e durante le prove su treppiedi ho notato una perdita di nitidezza a partire da circa l'80% dal centro del campo, che è dovuta principalmente alla curvatura. La distorsione angolare invece è di tipo a cuscinetto e diventa percepibile soprattutto nella parte più esterna del campo di vista. Personalmente poi non ho percepito in modo evidente l'effetto palla rotolante durante i movimenti nel panning, quindi muovendosi destra-sinistra, sinistra-destra. Nell'utilizzo astronomico, seppur non sia stato progettato per questo, la rese come quella tipica di un binocolo di fascia media. Osservando infatti le stelle si nota la comparsa di coma e stigmatismo a partire da circa il 70% dal centro del campo. Relativamente all'utilizzo sul campo, seppur oggi io vi stia parlando da un poligono di montagna, vi posso dire che nel birdwatching il Ranger HD 3000 si è dimostrato uno strumento valido
ma ovviamente non è specificatamente progettato per questo impiego. L'ingrandimento 10x comunque è utile soprattutto in ambienti aperti come laghi o zone umide, oppure ragazzi nell'osservazione ad esempio dei rapaci a lunga distanza, media-lunga distanza, dove offre comunque un buon livello di dettaglio e una buona nitidezza centrale più che adeguata, in presenza di forti contrasti come le ali ad esempio in controluce o soggetti scuri contro il cielo luminoso. Si nota, come vi ho anticipato, un poco di aberrazione cromatica residua, visibile anche nelle classiche scene naturalistiche. Inoltre la messa a fuoco, seppur precisa, non è tra le più rapide. Nel complesso però lo considero più che adatto a un utilizzo naturalistico e oltretutto potreste sfruttare anche l'ottimo sistema di telemetria. Nella invece osservazione del paesaggio si comporta decisamente bene. Ho apprezzato infatti in primis la possibilità di affiancare l'osservazione anche alla misurazione delle distanze, una funzione che utilizzo spesso sia per curiosità e magari per valutare immediatamente la distanza o le dimensioni degli scenari osservati. L'ingrandimento 10x garantisce un buon dettaglio anche su soggetti lontani e il campo apparente grandangolare rende comunque l'osservazione abbastanza immersiva. Per quanto riguarda il telemetro, sono riuscito a misurare abitazioni oltre 2600 metri e chiome di alberi intorno ai 1300. Non ho avuto inoltre difficoltà a telemetrare alcune cerve a circa 600 metri di distanza e purtroppo più da lontano non ho trovato animali. Ho testato il Ranger HD 3000, come vedete anche qui presso il campo Ratiro La Montagnola, che è situato a circa 1000 metri di altitudine. Ok ragazzi, oggi c'è un po' di vento, comunque vi devo dire che a 100 metri, anche a 10x con il calibro 223, i fori del bersaglio si vedono benissimo. Quello che vi posso confermare è che comunque la precisione di questo telemetro è elevata, nel senso che ho tutti i riferimenti specifici dei punti dove è possibile tirare e vi devo dire che non è dissimile da telemetri per precisione di fascia veramente alta. Inoltre, come vi stavo dicendo prima, la possibilità di impugnare con due mani rende molto più stabile il binocolo e nel contempo anche la fase di telemetria, e questo è ottimale per ottenere delle stime comunque precise. Nel corso del test poi ho compreso meglio la filosofia progettuale di Vortex Optics, ossia privilegiare un sistema di telemetria efficace e affidabile anche a costo di rinunciare in parte a V3D oppure a prestazioni ottiche da top di gamma. Il sistema non va a integrare funzioni balistiche avanzate, ma mette comunque a disposizione in modalità molto utile come il sistema HCD e l'LOS. In particolare quest'ultima modalità è molto interessante perché chi utilizza applicazioni balistiche o tabelle da tiro come il sottoscritto si troverà comunque avere informazioni sufficienti. Si nota un poco di cromatismo sui bersagli ad alto contrasto, ma la resa generale rimane buona con immagini contrastate. A 200 metri sono riuscito a distinguere senza difficoltà i fori di proiettili calibro 223 e 308 Winchester. Nel complesso ritengo che il tiro sportivo e il tiro a lunga distanza siano probabilmente gli ambiti in cui questo binocolo riesca a esprimersi meglio. Per quanto riguarda l'utilizzo crepuscolare, il Ranger HD 3000 non raggiunge le prestazioni dei binocoli con telemetro di fascia più alta, ma offre comunque una resa luminosa che definirei più che adeguata per la categoria. I trattamenti antiriflesso infatti consentono una buona leggibilità anche nelle fasi di luce calante, pur senza quella brillantezza che è tipica dei modelli molto più costosi. Personalmente quindi lo collocherei sul livello paragonabile a strumenti di fascia media, quindi prodotti da marchi come Meopta oppure Leupold. Come già accennato, si nota una lieve differenza di luminosità tra i due tubi ottici, con quello destro leggermente meno luminoso,
a causa appunto del sistema di proiezione del display del telemetro. Nell'utilizzo pratico, tuttavia, questa differenza vi devo dire che soprattutto nell'uso diurno rimane poco influente. Relativamente all'utilizzo astronomico, bisogna ricordare che il Ranger HD 3000 non nasce come binocolo dedicato all'osservazione del cielo e delle stelle in generale, insomma. L'assenza di oculari asferici e la presenza del sistema di telemetria limitano infatti in parte la trasmissione luminosa complessiva. Nonostante questo, vi posso confermare che durante utilizzi occasionali in montagna oppure durante escursioni consente in ogni caso una discreta osservazione del cielo notturno. Direi di parlare adesso dei pregi e dei difetti in sintesi. Tra i pregi citerei sicuramente il sistema di telemetria, che si è dimostrato anche qui al poligono rapido, preciso e affidabile nella maggior parte delle condizioni operative. Ho apprezzato molto anche il formato binoculare, che garantisce una maggior stabilità rispetto ai classici telemetri monoculari. Inoltre le modalità HCD e le LOS, che sono comunque molto utili soprattutto qui nel tiro sportivo, eventualmente anche delle applicazioni outdoor e venatorie. Buona anche l'ergonomia generale, con un'impugnatura stabile, comandi grandi e facilmente utilizzabile anche con i guanti da tiro, oltre a una qualità ottica comunque al centro del campo più che adeguata per l'utilizzo pratico. Tra i difetti bisogna citare l'assenza di vie 3D, con la conseguente presenza di aberrazione cromatica, però nelle situazioni di forte contrasto, e una messa a fuoco ad esempio per i birdwatcher che dovrebbe essere non velocissima. Si nota poi una lievissima differenza di luminosità tra i due tubi ottici, soprattutto al crepuscolo, e mancano funzioni balistiche integrate avanzate, presente ovviamente nei modelli dal costo superiore. In conclusione, il Vortex Ranger HD 3000 si è dimostrato uno strumento concreto, robusto e ben progettato, pensato soprattutto per offrire un sistema di telemetria efficace all'interno di un binocolo versatile e pratico da utilizzare sul campo. Nel corso delle prove è emersa chiaramente la filosofia di Vortex, ve lo ripeto, privilegiare la sostanza e l'affidabilità del telemetro rispetto alla ricerca della massima qualità ottica assoluta. Le prestazioni ottiche sono comunque buone, ma non da top di gamma, mentre il telemetro rappresenta senza dubbio il vero punto di forza del sistema, grazie alla sua rapidità, precisione e anche semplicità di impiego. Personalmente ho apprezzato soprattutto l'utilizzo nel tiro sportivo, dove il formato binoculare offre comunque una stabilità superiore rispetto al classico monocolo telemetro che porto qui con me durante le sessioni di tiro. Direi ragazzi che, considerando il prezzo di acquisto di circa 900 €, ritengo che il Ranger HD 3000 rappresenti una proposta molto interessante per chi desidera entrare nel mondo dei binocoli con telemetro senza affrontare costi decisamente più elevati dei modelli top di gamma. Prima di salutarvi desidero ringraziare Luca Seveso di Arte Sky per aver fornito l'esemplare oggetto di questa recensione, e ringrazio anche Germano Evangelisti, responsabile qui del campo da tiro La Montagnola sopra Maccanio in provincia di Varese, per avermi concesso di girare il mio video mettendo totalmente a disposizione la struttura per una mattinata. Vi ricordo inoltre che potete trovare l'articolo completo con immagini, approfondimenti, tabella con le caratteristiche tecniche sul sito ufficiale binomania.it. Se il video vi è piaciuto ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e ci vediamo ovviamente al prossimo test sul campo. Vi ricordo inoltre che se volete sostenere la mia attività giornalistica e conoscere il dietro le quinte del mio lavoro con indiscrezioni, anteprime, comparative e navigare senza pubblicità di Google e altro ancora, è possibile iscriversi con una piccola quota mensile a Binomania Inside. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni, qui dal campo da tiro La Montagnola. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!